Nel V secolo a.C., quando Roma era ancora una repubblica in lotta per il predominio locale e Atene viveva il suo secolo d'oro, un'altra potenza dominava i mari, Cartagine. Dal suo porto, nel cuore del Nord Africa, salpavano navi che sfidavano l'ignoto, spingendosi dove nessuno osava. In questo mondo di commerci e conflitti, i magistrati di Cartagine affidarono al navigatore Annone, un ammiraglio della potente famiglia dei Magonidi, una missione senza precedenti. Una missione avvolta nel segreto, con un obiettivo duplice: fondare nuove colonie per consolidare il potere della città e, soprattutto, navigare oltre le colonne d'Ercole, il limite del mondo conosciuto. Con una flotta imponente, si dice di 60 navi, Annone salpò verso l'ignoto, costeggiando l'infinita costa occidentale dell'Africa. Di questo viaggio incredibile non restano che poche pagine, un frammento tradotto in greco e sopravvissuto nei secoli, il periplo di Annone. Un resoconto asciutto, quasi un diario di bordo, che a un certo punto si infiamma con visioni che sembrano uscite da un mito. Annone descrive terre esotiche, incontri con popoli sconosciuti e, infine, l'apice del terrore e della meraviglia, notti illuminate da terre in fiamme, un silenzio irreale rotto da suoni assordanti e, infine, una montagna immensa che erutta torrenti di fuoco nel mare. Un luogo che i suoi interpreti chiamarono il Den Okma, il carro degli dei. Benvenuti a Storia e Antiche Civiltà. Oggi seguiamo le tracce di questo viaggio segreto. Chi era davvero Annone? Dove arrivò la sua flotta? Ma soprattutto, cosa vide realmente? Stava assistendo all'eruzione di un vulcano, forse il Monte Camerun? E cosa si nascondeva dietro il suo incontro con i misteriosi gorille, gli uomini selvaggi e pelosi che catturò? Questo è il racconto dell'esploratore cartaginese che vide i fiumi di fuoco. Per comprendere la portata del viaggio di Annone, non dobbiamo guardare all'ignoto Oceano Atlantico, ma qui, nel cuore pulsante del Mediterraneo. Questa era Cartagine nel V secolo a.C. Fondata secoli prima, da coloni fenici provenienti da Tiro, Cartagine non era più una semplice colonia. Era diventata la capitale di un impero marittimo, una talassocrasia, che controllava le rotte commerciali dalla Sicilia alle coste della Spagna. La sua ricchezza non derivava dalla terra, come per Roma, ma dal mare e da ciò che attraverso il mare si poteva ottenere: stagno dalla Britannia, argento dalla penisola iberica, avorio e oro dall'Africa. Il V secolo fu un periodo critico. Cartagine aveva appena affrontato una crisi tremenda, la disastrosa sconfitta nella battaglia di Imera, in Sicilia, nel 480 a.C., contro i Greci. Questa sconfitta bloccò temporaneamente la sua espansione verso est. Di conseguenza, lo sguardo della città, guidata dai suoi magistrati supremi, i Sufeti, si rivolse con ancora più forza verso ovest e verso sud. Il potere a Cartagine era nelle mani di poche, potentissime famiglie aristocratiche. Tra queste spiccavano i Magonidi, un clan che per generazioni aveva fornito generali e ammiragli alla Repubblica. Fu ad un membro di questa famiglia, Annone, che venne affidata la missione più ambiziosa. Il cardine del potere cartaginese erano le colonne d'Ercole, l'odierno stretto di Gibilterra. Per i greci e molti altri popoli, quello era il Finisterre, la fine del mondo conosciuto. Per Cartagine era una porta che doveva rimanere rigorosamente chiusa a tutti i rivali. Gli storici romani, come Strabone, ci raccontano della spietata politica punica. Si dice che i cartaginesi affondassero a vista qualsiasi nave straniera sorpresa a navigare oltre Gibilterra per proteggere il loro monopolio. Ma perché tanta segretezza? Perché rischiare una spedizione così colossale? La risposta sta in 3 necessità vitali. Primo, le risorse. L'impero aveva fame di metalli preziosi, specialmente oro, che si diceva abbondasse lungo la costa occidentale africana. Secondo, il commercio. Bisognava stabilire nuove stazioni commerciali sicure, senza intermediari. Terzo, la pressione demografica. Cartagine era sovrappopolata e la sconfitta a Imera aveva lasciato molti cittadini senza terra e senza lavoro. Fondare nuove colonie significava dare uno sfogo alla popolazione e, al tempo stesso, piantare la bandiera punica su nuovi territori. La missione di Annone non fu quindi un semplice viaggio di scoperta. Fu un atto strategico di geopolitica, un tentativo calcolato di assicurare il futuro economico e militare di Cartagine,
proiettando il suo potere segreto oltre il confine del mondo. Per compiere questa missione, Cartagine non badò a spese. Il periplo si apre con una dichiarazione sbalorditiva. Piacque ai cartaginesi che Annone navigasse oltre le colonne d'Ercole e fondasse città dei Libi Fenici. Per fare ciò, gli affidarono una flotta di 60 navi. Non si trattava di tozze navi da carico, ma di pente contere. Erano navi da guerra veloci, lunghe e affusolate, spinte da 50 rematori, 25 per lato. Imbarcazioni perfette per l'esplorazione, in grado di coprire grandi distanze e di difendersi in caso di attacco. Ma l'aspetto più incredibile è il numero dei coloni. La fonte greca parla di 30.000 persone, uomini e donne, caricati su quelle navi. Questo numero è quasi certamente un'esagerazione o un errore di traduzione. 60 navi di quel tipo non avrebbero mai potuto trasportare così tante persone, oltre ai marinai, ai soldati e alle provviste. È più probabile che il numero fosse significativamente inferiore, forse 3.000, o che 30.000 fosse un modo per indicare una moltitudine destinata a popolare le nuove colonie. Ma, errore o meno, la cifra ci comunica l'intento. Questa non era una ricognizione, era un'invasione migratoria. Ma come facciamo a sapere tutto questo? La nostra unica fonte è un documento tanto breve quanto straordinario, il periplo di Annone. Non immaginiamo un libro di avventure o un diario personale. Il testo originale, oggi perduto, era con ogni probabilità un'iscrizione ufficiale. Annone, tornato dalla sua missione, fece incidere il suo resoconto, in lingua punica, su una stele di bronzo o pietra, che fu poi affissa nel tempio del dio supremo di Cartagine, Balammon. Era un'iscrizione rituale, un rapporto destinato agli dei e ai sufeti della Repubblica. Ciò che leggiamo oggi è solo una breve traduzione in greco, sopravvissuta per miracolo nei secoli, copiata da scribi bizantini in manoscritti come il Codex Palatinus Graecus 398. È un testo asciutto, quasi telegrafico. Non c'è introspezione, non c'è enfasi letteraria. È il rapporto di un ammiraglio. Salpammo, fondammo, navigammo tot giorni, osservammo questo, ripartimmo. Paradossalmente, è proprio questa burocratica mancanza di stile a rendere il periplo così credibile. Non è un racconto mitologico, è il resoconto ufficiale di un'impresa che ha spinto i confini del mondo conosciuto. La flotta salpò dal porto di Cartagine e fece rotta verso ovest, superando le coste familiari dell'Algeria e del Marocco. Raggiunsero le colonne d'Ercole. Per i marinai di Annone, questo non era solo un passaggio geografico, era un confine psicologico. Stavano lasciando il Mare Nostrum, il mondo civilizzato, per entrare nell'ignoto Mare Oceanus. Il periplo è preciso. Superate le colonne, navigammo per 2 giorni lungo la costa. La prima parte della missione era la colonizzazione. Annone doveva stabilire una catena di avamposti per consolidare la rotta. La prima fondazione fu una città chiamata Timiaterion, l'odierna Media, in Marocco, situata vicino a un grande fiume, il Sebù. Qui i 30.000 coloni, o quanti fossero, iniziarono a sbarcare. Annone eresse un tempio, probabilmente dedicato a Melkart, l'Ercole fenicio, segnando il territorio come proprietà di Cartagine. Proseguendo verso sud, la flotta raggiunse un promontorio boscoso, il capo Solo Eis, probabilmente capo Cantin. Ma il vero snodo strategico del viaggio fu più a sud, la città di Lixus. Lixus, vicino all'odierna Larasce, non era una fondazione nuova. Era un antico insediamento fenicio, forse il più antico in Africa occidentale, un punto di scambio cruciale per l'oro e l'avorio che arrivavano dall'entroterra. Per Annone, Lixus era la base operativa perfetta, l'ultimo avamposto della civiltà punica, prima del grande salto nel vuoto. Qui avvenne un incontro fondamentale, che il periplo registra con la sua solita laconicità. Stabilimmo rapporti amichevoli con i Lixiti e ingaggiammo tra loro degli interpreti. I Lixiti erano una popolazione locale, forse berbera, ormai mescolata con i coloni fenici. Conoscevano le lingue e, cosa più importante, conoscevano le rotte carovaniere e le popolazioni che vivevano più a sud. Senza questi interpreti, Annone sarebbe stato sordo e muto di fronte all'ignoto. Con loro, la vera esplorazione poteva cominciare. Lasciata Lixus e le sue relative sicurezze, Annone si spinge a sud.
Il periplo racconta di una navigazione di molti giorni lungo una costa desertica inospitale. Gli stessi interpreti Lixiti, che conoscevano le rotte carovaniere, si rifiutarono di proseguire, spaventati. La flotta era ormai sola, nell'Africa nera. Dopo giorni di navigazione lungo la sabbia, lo scenario cambia radicalmente. Annone raggiunge la foce di un fiume immenso, grande e largo, che descrive, pieno di coccodrilli e ippopotami. Questo dettaglio è cruciale. È la prova inconfutabile che i cartaginesi hanno superato il Sahara e sono entrati nell'Africa subsahariana, probabilmente raggiungendo il fiume Senegal. Qui iniziano gli incontri con popolazioni sconosciute. Annone descrive uomini selvaggi vestiti di pelli di animali che, al loro avvicinamento, fuggono scagliando pietre, impedendo qualsiasi contatto. La flotta prosegue, di isola in isola, di baia in baia, spingendosi sempre più a sud, verso l'equatore. Ed è qui, in una baia profonda, che il periplo registra l'episodio più famoso e inquietante del viaggio. Sbarcati su un'isola, gli esploratori si trovano di fronte a quelli che descrivono come uomini selvaggi. Il testo greco riporta: erano per la maggior parte donne, dai corpi pelosi, che i nostri interpreti chiamavano gorille. Il resoconto è brutale e privo di empatia. Annone racconta che i maschi, intrattabili, fuggirono arrampicandosi su scogliere impervie e lanciando pietre. I marinai riuscirono però a catturare 3 femmine. Ma queste, scrive Annone, mordevano e graffiavano e non volevano seguire con noi. La decisione dell'ammiraglio fu spietata e pragmatica. Le uccidemmo, le scorticammo e portammo le loro pelli a Cartagine. Questo incontro apre interrogativi profondi. Quei selvaggi erano esseri umani, forse una tribù pigmea mai documentata, oppure, evento senza precedenti per il mondo occidentale, i primi grandi primati mai osservati da uomini del Mediterraneo? Quasi certamente si trattava di scimpanzé o, più probabilmente, data la descrizione, di gorilla. Il nome scientifico gorilla, dato loro nel 1847, fu scelto dall'esploratore americano Thomas Stoten Savage, proprio in omaggio al resoconto di Annone. Per i cartaginesi, queste pelli erano il trofeo definitivo, la prova di aver raggiunto un mondo ai confini della realtà. Dopo l'incontro con i gorille, la spedizione di Annone entra nella sua fase più surreale e terrificante. Il periplo descrive un mondo che sembra sprofondare nel mito. Di notte, i marinai cartaginesi vedono la terraferma illuminata da innumerevoli fuochi. Annone scrive: «Di notte vedevamo la terra piena di fiamme». Questo fenomeno, oggi facilmente spiegabile come la pratica stagionale di bruciare la savana per l'agricoltura o la caccia, per quegli uomini del Mediterraneo doveva apparire come uno spettacolo infernale. Ma c'era qualcosa di ancora più inquietante. A questi fuochi notturni si accompagnava un silenzio irreale, rotto solo da suoni assordanti. Il periplo nota: durante il giorno vedevamo fumo, ma di notte fiamme, e udivamo un suono di flauti, cimbali e tamburi e un frastuono di grida. Gli equipaggi, ormai a migliaia di chilometri da casa, sono terrorizzati. Credono di essere giunti in una terra di demoni o spiriti. Annone stesso ammette: fummo presi da grande paura. Spinti dalla paura e dagli indovini di bordo che li esortavano a fuggire da quella terra, navigarono ancora per alcuni giorni verso sud, fino a raggiungere l'apice del loro viaggio e del loro terrore. Raggiunsero una vasta baia, che chiamarono Corno del Sud. Al centro di questa baia sorgeva un'isola, e su quest'isola, durante il giorno, videro una montagna altissima. Ma fu la notte a rivelare lo spettacolo apocalittico. Annone descrive: di notte la montagna appariva tutta in fiamme. Da essa si precipitavano nel mare torrenti di fuoco. I suoi uomini, terrorizzati, non osavano sbarcare. La vampa era così intensa e il calore così forte che non potevano nemmeno avvicinarsi all'isola. Gli interpreti, ormai al limite del terrore, diedero un nome a quella visione: Denokma, il carro degli dei. Cosa stavano vedendo? Gli storici e i geografi sono quasi unanimi. Annone aveva raggiunto il Golfo di Guinea e stava assistendo a un'eruzione vulcanica. Il candidato perfetto è il Monte Camerun, l'unico vulcano attivo di grandi dimensioni su quella costa. Con i suoi oltre 4.000 metri di altezza, che si erge quasi direttamente dal mare, una sua eruzione, con fiumi di lava che scendono verso l'oceano,
corrisponde perfettamente alla descrizione agghiacciante e meravigliata lasciata dall'ammiraglio cartaginese. Per la prima volta, uomini del mondo classico avevano visto e documentato una delle forze più potenti e primordiali del pianeta. Di fronte a quella visione apocalittica, il carro degli dei, Annone prese la sua decisione finale. Il periplo si chiude bruscamente. Navigammo via velocemente, spaventati. Dopo 4 giorni, le provviste ci vennero a mancare. Non navigammo oltre. Il viaggio era finito. La mancanza di provviste è la motivazione ufficiale, ma è facile immaginare che il terrore degli equipaggi, la distanza incalcolabile da casa e il timore di aver sfidato gli dei stessi abbiano giocato un ruolo decisivo. Annone tornò a Cartagine. Non sappiamo se fu accolto come un eroe o se il suo rapporto fu semplicemente archiviato dai sufeti, ma portò con sé le prove del suo viaggio ai confini del mondo, le pelli dei gorille. Questi trofei rimasero appesi nel tempio di Baal Hammon, come testimonianza muta di quell'impresa. Rimasero lì per secoli. Lo storico romano Plinio il Vecchio, scrivendo quasi 500 anni dopo, racconta che erano ancora visibili e lo rimasero fino al 146 a.C., quando Roma rase al suolo Cartagine, distruggendo la città e, con essa, quasi ogni traccia della sua cultura e delle sue esplorazioni. Se non fosse stato per quella traduzione greca del periplo, il viaggio di Annone sarebbe stato dimenticato per sempre. Ma il ritorno di Annone lascia aperto l'enigma più grande. Dove arrivò veramente? Gli studiosi sono divisi. C'è una teoria massimalista che prende il testo alla lettera. Seguendo i tempi di navigazione e la descrizione del vulcano, questa teoria sostiene che Annone abbia doppiato il Golfo di Guinea e abbia raggiunto il Monte Camerun. Poi c'è una teoria minimalista. Alcuni studiosi, come l'archeologo francese Raymond Mauni, hanno sostenuto che i tempi di navigazione descritti siano insufficienti per un viaggio così lungo con navi a remi. Ritengono che il carro degli dei non fosse il Monte Camerun, ma forse il Monte Caculima in Sierra Leone, un massiccio più piccolo ma geologicamente attivo, e che i fiumi di fuoco fossero solo incendi di savana su vasta scala. La verità, probabilmente, non la sapremo mai con certezza. Il periplo è un testo troppo breve, troppo ambiguo. Ma che sia arrivato in Sierra Leone o in Camerun, il risultato non cambia. Annone, il cartaginese, guidò una flotta e migliaia di coloni lungo un percorso di migliaia di chilometri, oltre il limite del mondo conosciuto. Fu il primo uomo a mappare la costa occidentale dell'Africa, a descrivere la fauna subsahariana e a testimoniare la potenza terrificante di un vulcano attivo. Un viaggio segreto, la cui eco è sopravvissuta alla distruzione di un impero e che rimane una delle più grandi e misteriose imprese di esplorazione di tutta l'antichità. Siamo arrivati alla fine del racconto. Se ti è piaciuto lascia un like, un commento e se ti va, iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video racconto.